Ciao a tutti amici, benvenuti per un nuovo book tag. Questo l'ho trovato da qualche parte, non ricordo dove, qui su internet, taggo un po' di canali come al solito. Oggi ci ispiriamo a Batman e ai vari personaggi. Numero 1, Batman, un libro con un antieroe. Qui mi è venuto in mente Piccolo mostro di Mickey Spillane. Gli amanti dell'Hard Boiler sapranno sicuramente chi è. Il protagonista è l'investigatore Mike Hammer, che è un antieroe per eccellenza, che deve indagare sulla scomparsa di un ragazzino, figlio di un miliardario, un piccolo mostro della matematica, della scienza, un genio, che a un certo punto scompare e lui deve indagare su questa scomparsa, insomma. Per gli amanti dell'Hard è sicuramente un libro conosciuto. Numero 2, Catwoman, un libro con una protagonista femminile forte. Qui sicuramente mi è venuto in mente Cleopatra, la regina che ingannò se stessa. Cleopatra sicuramente è un personaggio femminile forte e non vi spiego il personaggio perché tanto lo conoscono tutti. Una delle migliori biografie della grande regina d'Egitto, se vi interessa Antonio Spinosa, è uno dei migliori biografi di questo personaggio. Numero 3, Joker, un libro con un villain che ti ha fatto innamorare, direi L'amico americano di Patricia Highsmith. Il personaggio di Thor Ripley mi ha sempre affascinato. Un personaggio intrigante, insolito, originale sicuramente come personaggio. Non è uno dei soliti. Ve li raccomando tutti i libri del Thor Ripley, scritti 4-5, avevo fatto anche un video post all'inizio del canale sulla serie di Thor Ripley. Se andate a recuperarlo, ci sono tutti. Numero 4, Harley Quinn, un libro con una relazione tossica. Qui vi ho tirato fuori Gente che bussa alla porta, sempre di Patricia Highsmith. Questa non è una relazione nel senso di una relazione di coppia, ma una relazione familiare. In questo libro si parla di un uomo che è ossessionato dalla religione, praticamente ha un figlio che si muore, che guarisce e lui si attacca a una setta di quelle che girano porta a porta, appunto gente che bussa alla porta, inizia a pregare e si convince che suo figlio è guarito per via delle sue preghiere e comincia a ossessionare tutta la famiglia, a metterla in riga, a avere un rapporto ossessivo con la famiglia. Appunto una relazione tossica, non è una relazione di coppia, è una relazione familiare. Comincia a tormentare tutta la famiglia, diciamo. Molto bello anche questo, un'ossessione e follia di una tranquilla famiglia borghese. Molto bello anche questo come tutti quelli della Highsmith. Poi Robin, un libro dove hai preferito un personaggio secondario, qui vi tiro fuori i pilastri della terra. Io in generale tendo a tifare per il cattivo, nel senso che i buoni mi sembrano dei personaggi insignificanti, insipidi. I cattivi mi sembrano più con un carattere più forte e quindi in generale tifo per il cattivo. Mi piacciono di più come personaggi, mi attirano di più, mi ispirano. In questo romanzo ce ne sono due o tre, ce n'è diversi. Poi, Due facce, un libro con più narratori. Qui vi ho tirato fuori la serie dell'87° distretto. Avevo già parlato diverse volte di questi libri, ne ho trovati un paio, ce ne sono tantissimi, li hanno scritti per 30 anni questi romanzi, per cui ce ne sono decine di romanzi e ci sono diversi protagonisti che appunto fanno parte di questo distretto, sono poliziotti, sbirri, protagonisti vari
che si alternano nelle varie puntate, diciamo, non è sempre lo stesso protagonista, una volta è uno, una volta è l'altro, per quello che dico che è una storia dove ci sono vari protagonisti. Sono personaggi che si alternano e anche il bello è questo della storia che non è monotona. Una volta il protagonista è uno, una volta il protagonista è un altro. Poi, numero 7, Il pinguino, un libro con una copertina brutta. Qui ho trovato questo libro che è Cuore di cane di Bulgaro. Il libro bellissimo, ma la copertina non mi sembra venuta molto bene, almeno a me non piace molto. Il libro parla di uno scienziato pazzo che per fare degli esperimenti trapianta il cuore di un cane in un essere umano e il racconto parla dal punto di vista di questo cane che si trova nel corpo di un essere umano e si trova un po' a disagio, racconta le sue emozioni, le sue sensazioni. È un libro molto molto originale, diciamo, è molto bello. Numero 8, Gotham, un libro con un'ambientazione dark, e qui mi viene in mente Il cerchio segreto di Amanda Prantera, avevo già parlato di questo libro, dove c'è un medico che ricorda i tempi della sua gioventù quando lui si era ritirato in un monastero per studiare, perché aveva bisogno di riflettere, di stare da solo e anni dopo ritorna in questo monastero dove aveva conosciuto una persona che viveva isolata in una torre. Lui pensava che fosse tenuta prigioniera, in realtà era volontaria, si teneva lì, era una ragazza. Questi due ovviamente si innamorano come tutte le storie di questo tipo e poi si svolge una storia che non vi racconto come va a finire, ma è una storia dark, diciamo. A me non è piaciuto molto, infatti il libro non ce l'ho, l'ho dato via, gli ho dato 2 stelle, non mi ha soddisfatto particolarmente, devo dire, abbastanza banale come storia, anche se vedo che è molto lodata. Bene, amici, se volete provare a taggare anche voi, a rifare il tag, mi fa piacere. Spero che il video vi sia piaciuto. Al prossimo video, a presto. Ciao, grazie per la visione.